Salve a tutti. Molti di voi seguono questo canale perché amano scoprire come il DNA italiano abbia influenzato le leggende del rock, il cinema di Hollywood e la bellezza che il mondo intero ci invidia. Abbiamo parlato di come l'Italia abbia conquistato il cuore del mondo con la sua cultura. Ma oggi, in questo nuovo formato podcast, voglio fare un passo avanti. Perché essere italiani non significa solo avere un passato glorioso o icone mondiali che portano i nostri cognomi. Essere italiani oggi significa anche vivere in una nazione che si trova costantemente tra due mondi. Tra le alleanze internazionali con le grandi superpotenze e la fedeltà ai nostri valori fondamentali, scritti nella nostra Costituzione. In questa puntata voglio analizzare con voi un caso che sta facendo molto discutere. Il rapporto tra Giorgia Meloni e Donald Trump. Molti parlano di cambi di strategia o di giochi di potere. Ma la verità, a mio avviso, è molto più profonda. Riguarda la nostra identità e quello che io chiamo lo scontro tra la pressione globale e l'articolo 11 della nostra Costituzione. Perché, vedete, l'influenza di un paese non si misura solo con la musica o il design, ma anche con la capacità di dire dei no quando è in gioco la propria anima nazionale. La tensione tra Trump e Meloni non è personale, ma strutturale. Trump chiede all'Italia di entrare in guerra con l'Iran, nello stretto di Hormuz, ma l'ostacolo insuperabile è proprio l'articolo 11 della Costituzione italiana. Per l'Italia la guerra non è una scelta politica flessibile, ma un limite legale invalicabile. Vorrei anche contestare l'idea del cambio di strategia di cui parlano alcuni giornali. A mio avviso, Meloni non sta cambiando idea. Semplicemente non può dire di sì a Trump senza violare l'identità giuridica del paese. La nostra legge suprema è la nostra vera difesa. E questo è un concetto che molti all'estero faticano a comprendere. Perché non tutte le costituzioni hanno la stessa forza vincolante sulla politica estera? L'articolo 11 della Costituzione italiana recita: l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Questo non è un semplice articolo di legge. È la nostra armatura. È ciò che ci permette di dire dei no quando è in gioco la nostra anima nazionale. Questa parola, ripudia, è fortissima. Non dice non ama. Non dice preferisce evitare. Dice ripudia. È un rifiuto totale, morale e giuridico. È il frutto della nostra storia. Delle macerie della Seconda Guerra Mondiale. Della Resistenza. I nostri padri costituenti hanno scritto queste parole con il sangue e le lacrime ancora freschi. E oggi, quelle parole sono più attuali che mai. Ora parliamo di cosa significa essere uno Stato satellite con un'anima. C'è una differenza fondamentale tra essere un alleato e un paese subordinato. Prendiamo l'invio del sistema SAMP-T agli Emirati come esempio di quando l'Italia ha potuto dire di sì, contrapponendolo al no obbligato sulla guerra diretta all'Iran. E poi c'è il paradosso della difesa. L'Italia è diventata il secondo fornitore di armi per Israele nel 2024. Questo dimostra che la politica estera italiana è spesso un gioco di equilibri fragili tra interessi industriali, alleanze e opinione pubblica. Nonostante tutto, il soft power italiano, la nostra cultura, il rispetto dei diritti umani, è ciò che ci permette di mantenere la nostra dignità. La nostra cultura è la nostra vera difesa. Non le armi.
Per proteggere l'identità nazionale è fondamentale saper leggere tra le righe delle notizie. Per questo presento il mio libro al Salone del Libro di Torino il 16 maggio. Disinformazione e la manipolazione dell'opinione pubblica nelle democrazie occidentali. Analizziamo i fatti dal 7 ottobre 2023 al 14 giugno 2025. Data del report ONU sulla distruzione di Gaza. Per mostrare come la politica interna influenzi la narrazione dei diritti umani. Se volete capire come l'Italia naviga in queste acque torbide senza perdere la propria anima, vi aspetto a Torino. Questo libro è uno strumento di difesa culturale per i cittadini. Perché oggi la prima battaglia per la sovranità si combatte sull'informazione. Prima di concludere, voglio ringraziare tutti voi che seguite questo canale. I miei video sono senza pubblicità per scelta. Un regalo per l'affetto che ho ricevuto. Questo spazio è nato proprio per restituire quell'affetto. Vi ricordo anche la diretta per gli abbonati di sicurezzainternazionale.com il 30 aprile, dove approfondiremo insieme questi temi. L'influenza di un paese non si misura solo con la musica o il design, ma anche con la capacità di dire dei no quando è in gioco la propria anima nazionale. Alla prossima puntata.